Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo gli spostamenti, che poi verranno abbinati insieme alla presa per fare l'azione di tuffo. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi, come detto, vedremo gli spostamenti. Iniziamo subito a vedere che lo spostamento è la capacità del portiere di adeguarsi alle situazioni di gioco o di fare un intervento attraverso delle brevi azioni motorie. Lo spostamento si può dividere in diciamo due macro categorie: uno spostamento per andare in difesa di porta e uno spostamento per andare in difesa dello spazio. Come si capisce e intuisce, la difesa a porta stiamo quasi per effettuare una palata, mentre la difesa dello spazio stiamo per impedire un'azione pericolosa con una palla che sta per entrare in aria. Gli spostamenti vengono classificati in 4 categorie. Abbiamo gli spostamenti in avanti, gli spostamenti con passo laterale, gli spostamenti con un passo incrociato e lo spostamento all'indietro. Lo spostamento in avanti è il classico movimento che viene fatto da qualsiasi giocatore di calcio dove si ha un avanzamento del proprio corpo. Gli spostamenti in avanti vengono divisi in 2 categorie: uno spostamento breve e invece uno spostamento a media portata. Allora, lo spostamento breve è uno spostamento che ci permette di sistemarci in modo da ricevere una giocata sulla porta. Uno spostamento invece di media portata ci permette di coprire più spazio nell'area. Questi 2 spostamenti vengono associati a una giocata a palla coperta a palla scoperta. Lo spostamento breve viene effettuato quando abbiamo un gioco a palla scoperta e quindi praticamente il giocatore si può permettere o di calciare in porta o di metterci in difficoltà con una giocata. Mentre lo spostamento un po' più ampio raggio viene abbinato di solito a una palla coperta, dove si cerca di coprire lo spazio cercando di intuire quale sarà la prossima giocata del giocatore che non può metterci in difficoltà immediata. Abbiamo poi lo spostamento laterale, che può essere eseguito in 2 o 3 tempi. Allora, lo spostamento laterale, un passo laterale eseguito in 2 tempi, partendo da una posizione di gioco, è questo, e di solito viene abbinato a un intervento immediato. Lo spostamento invece in 3 tempi, che sostanzialmente è questo, viene abbinato invece a un'azione di gioco che non è immediatamente impegnativa per noi, quindi non siamo direttamente chiamati all'intervento, ma questo movimento con i 3 passi ci permette di fare uno spostamento, un cambio di posizione. Questa è la differenza principale tra i 2. Oltre allo spostamento laterale abbiamo anche lo spostamento con passo incrociato, che diventa leggermente più lento, quindi meno reattivo, però ci dà la possibilità di coprire una portata di campo maggiore, quindi uno spazio superiore rispetto a quello che è un movimento breve come quello dello spostamento laterale col passo laterale. Il movimento incrociato ha una portata maggiore come spostamento, proprio perché il primo passo ci permette di indirizzare il corpo verso lo spazio che dobbiamo andare a occupare, mentre lo spostamento laterale col passo laterale ci permette di spostarci ma rimanere sempre in una zona limitrofa a quella in cui eravamo, quindi senza darci la possibilità di coprire ampi spazi. I 2 movimenti si assomigliano molto perché tutti e 2 hanno il piede rasente al suolo, in un caso e nell'altro. Però la differenza è che mentre questo è rapido e privo di forza, questo è più lento ma ci permette di dare molta più forza sulle gambe, sia da una parte che dall'altra logicamente. Adesso gli esempi sono fatti da una parte e dall'altra, ma vanno per entrambe le direzioni. Abbiamo in ultimo lo spostamento all'indietro, che si divide in 3 casistiche. Un arretramento piatto, ciò vuol dire il primo caso con il arretramento piatto viene fatto quando dobbiamo fare uno spostamento rapido e coprire rapidamente la posizione di porta, e quindi praticamente le spalle sono tutte di rivolta verso il campo e l'arretramento è con una corsa esattamente all'indietro, ok? Quindi i piedi si spostano verso dietro. Poi abbiamo uno spostamento all'indietro laterale, quindi con piede scacciapiede laterale da una parte o dall'altra,
sempre che copre uno spazio leggermente maggiore rispetto a un arretramento piatto che ci serve giusto per riprendere posizione, guadagnando metro e mezzo di spazio per poter fare la palata. E poi in ultimo abbiamo uno spostamento all'indietro col passo incrociato che è di lunga portata, proprio perché facendo questo gesto andiamo a coprire molto più campo. Diciamo che le tre situazioni possono essere abbinate. Il primo, quindi un arretramento piatto rapido quando ci prepariamo alla palata per recuperare spazio di reazione, quindi per avere più tempo, essere un po' più distanti dalla palla, avere più tempo di reazione per andare a fare il tuffo laterale. La seconda, che è uno spazio laterale, diciamo che non c'è ancora il tiro, però ci prepariamo a coprire meglio la porta perché magari il pallone si sta spostando lateralmente o a destra o a sinistra. E poi invece l'ultimo, che è quello col passo incrociato, che ci permette di andare a fare una corsa lunga, e quando magari stiamo giocando alti avviene un lancio lungo per la punta che scatta verso di noi e quindi abbiamo necessità di recuperare più rapidamente porta e più rapidamente campo che abbiamo lasciato scoperto dietro di noi, per andare poi a coprire porta e fare la parata oppure prepararsi all'uscita su 1 contro 1 o quello che sarà l'azione successiva. Tutti questi spostamenti devono essere abbinati a una attenzione sulla palla e soprattutto a essere pronti, a essere fermi e carichi su entrambi i piedi in equilibrio quando l'azione sta diventando pericolosa per noi e quando ci si aspetta un tiro in porta. Essenziale, poi lo vedremo nei video successivi, quando ci si prepara a fare una parata e un tuffo, come abbiamo visto anche nel video della posizione, è essenziale avere tutti e due i piedi ben piantati per terra, ma col carico del piede leggermente sull'avampiede, non sulle punte, proprio per essere pronti alla reazione. Quindi quando facciamo questi movimenti di spostamenti laterali, corsa all'indietro, corsa in avanti, dobbiamo essere pronti sempre a essere sui due piedi per effettuare la nostra giocata sulla palla. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e buon allenamento!